Questo è l'ufficio del mega studio che sto piano piano ricostruendo, e nella prima puntata, dopo aver trasferito al piano di sopra l'arredamento, ho smontato la parete divisoria, la struttura delle prese, l'impianto luci e infine ho iniziato a ridipingere i muri di bianco. Nel video di oggi continuiamo la ricostruzione partendo dal pavimento, così vedete anche che colore ho scelto, passando per le porte, la disposizione delle zone, eccetera eccetera eccetera. Quindi basta chiacchiere, iniziamo subito che ci sarà un sacco di lavoro da fare. La primissima cosa che ho fatto all'interno della stanza è stata tirare via tutti i cellophane che ho messo nello scorso episodio che coprivano le varie cose. Senti che bel profumino di vernice nuova e fresca. Tiriamo via anche tutte le coperture di plastica dell'abitaccino. Ora recuperiamo anche i tappeti e dopo circa un'oretta assieme a Stefanino abbiamo tirato su tutto quanto quello che c'era per terra, recuperato 80 euro di rotoli protettivi che vanno sempre bene e infine, mentre lui aspirava al pavimento, io ero già scappato di fuori a scaricare 90 metri quadri di finto parquet. Ed eccoli qui raga, una cinquantina di pacchi SPC per un totale di 3.200 euro circa. Adesso li portiamo piano piano tutti di là e vi faccio vedere che colore ho scelto. Ho quindi con il transpallet avvicinato il bancale alla porta perché fidatevi, quei 3 metri in meno fanno la differenza, e portato poi a mano qualche scatola nella stanza. Nel sondaggio sul mio profilo Instagram la maggior parte di voi ha votato grigio scuro e quindi io ho scelto marrone. Non perché sono stronzo raga, anzi anche io avrei voluto scegliere quel colore lì, ma per differenziarmi un po' dagli altri progetti dove faccio sempre il pavimento scuro. Ho quindi iniziato a posare i primi listelli sul lato lungo dell'ufficio e poi, dato che il parquet da Che Mondo è Mondo va sfalzato, il pannello all'inizio della seconda striscia l'ho diviso in due con metro, squadretta e taglierino. Mamma mia, perfezione! La parte tagliata la teniamo verso il muro, mettiamo la prima metà e poi il pezzo lungo. Guarda che carina. E qui abbiamo già un altro ritaglio da fare, ovvero la sezione della finestra. Questo pezzettino qua che ci rompe le palle. E adesso che abbiamo un po' di roba giù e non si sposta, mettiamo tutti gli spessori contro i muri. Spessore circa 1 centimetro, questo qua penso sia 8 mm. Tutto per evitare che qualora ci siano contrazioni o dilatazioni del materiale, il parquet si sollevi. Li ho quindi semplicemente incastrati tra il muro e l'SPC, uno ogni 2-3 metri. Dopodiché ho continuato con la posa fino alla parete opposta, dove ho dovuto rifilare anche dei pezzi per un'altra finestra. Allora, bello è bello, però le ginocchia, mamma mia, se urlano. Guardate che carino com'è camminarci sopra. Muy bien, signori. Muy bien. Ok, e ora continuiamo con un piccolo upgrade. Oh, ok. 2 belle ginocchiere per lavoro, dai. Fa malissimo la schiena, però guardate che bel risultato finale. E poi voi vedete tutto bello veloce, però prima sono andato dai cinesi a prendere un bello orologio non digitale, così si vede la lancetta che si sposta, lo appoggiamo giù e capite anche voi quanto tempo ci metto a fare tutto sto lavoro, eh? 30 minuti circa, non stop di parquet. E adesso continuiamo con l'altra metà. E con questo, signori, abbiamo concluso, penso, il 60% del pavimento. E arrivati a questo punto, con l'aiuto del nostro Stefanino, spostiamo la luce sul pavimento nuovo, magari mettiamo sotto qualcosa per non rovinarlo subito. E poi continuiamo. Altro giro, altra corsa. Pronti? Partenza, via.
Che bel pezzettone che abbiamo fatto. E niente raga, fermiamoci un attimino perché devo togliere le 3 porte e tirare via finalmente i telai, così poi la lavorazione del parquet è molto più facile. Ho quindi smontato e portato via la porta, poi con il Milwaukee ho tirato via le 3 viti su ogni lato, dopodiché con un colpetto è venuto via tutto. E questi qua sono tutti gli spessori che c'erano attorno per metterla in bolla, quindi li teniamo per quando mettiamo quelle nuove. Ho poi fatto la stessa identica cosa con le altre 2 aperture. Vabbè, è stato facile, no? Perché il problema vero inizia adesso. La porta lì bianca, quella lì è quella che dà all'esterno, quindi non posso tirarla via e lasciare libero il passaggio notte, giorno, notte, giorno, notte, giorno. Se poso il parquet tocca, quindi l'unico modo per andare avanti, dato che devo già cambiarla, è smontarla e tirargli via qualche millimetro di materiale, così da farci stare le lastre di SPC. Pesa tantissimo. Vediamo com'è. Mamma mia, guardate qua che schifo che c'è sotto. Poi l'avevano anche siliconata tutta, chissà per quale motivo. Niente, quindi devo tirarli via questo spessore qua. Ho quindi recuperato il flessibile della Milwaukee, occhialini per evitare danni agli occhi, tagliato 5-6 mm di bordo, ripassato tutto 2-3 volte per togliere le eventuali schegge rimanenti e infine ho tolto tutto il silicone che aveva messo l'ex proprietario. Ok, perfetto. Sarà abbastanza? Speriamo di sì. Altrimenti mi tocca metterla e toglierla un'altra volta. Per riposizionare la porta, dato che pesa una fraccata di chili e voglio evitare ernie alla schiena, ho preso dei pezzi rimanenti di finto parquet, li ho posizionati sotto alle cerniere, inclinato la porta da un lato facendo perno con lo spigolo e appoggiato sopra la struttura. Così facendo non ho dovuto alzarla interamente da terra, ma solo farla scivolare dentro le cerniere, e la schiena del Mighi ringrazia. L'abbiamo fatta! Momento della verità, vediamo se il parquet tocca. 3, 2, 1. Perfetto, guardate come si apre e si chiude bene. Signore e signori, possiamo continuare. E già che ci sono, se c'è un'azienda che fa porte blindate per uffici, mi scriva sotto nella mail perché me ne servono 2, una lì e una là. Ora lavoriamo. Pronti? Partenza, via. Run it up. E arrivati a questo punto, questo penso che sia la parte più brutta di ogni palchettista, perché l'ultima striscia è sempre quella che dà più problemi. 1, perché non devi solo tagliare da questo lato ma anche da questo, e 2, è difficile da incastrare. Adesso vediamo se il buon Michele Molteni ce la fa. Però cazzarola, non so se vi spiego, sta venendo bene o no? Sta venendo bene o no? Mamma mia. Ho quindi continuato tutto il pomeriggio a tagliare e infilare pezzi di SPC, facendo anche dei tagli abbastanza particolari con il multiutensile. Ad esempio guardate questo che va sull'angolo, come è venuto bene. E per ritagliare i pezzi lunghi, dato che non ho abbastanza esperienza, ho semplicemente inciso con il taglierino tutto il pezzo, dopodiché martellato sopra facendo leva con la squadretta sotto. Lo so, è un gioco di parole e non è il modo più professionale, ma per me andava più che bene. E cartone dopo cartone ho piano piano concluso tutto il pavimento dell'ufficio, compreso sotto la porta. Guardate che figata l'effetto finale, mamma mia. Rimaneva solo l'ultima striscia verso il muro lato lungo, e lì mi sono fatto dare una mano dal nostro Stefanino nazionale, che da solo, vi dico la verità, ne avevo piene le palle. E signori, abbiamo completato tutto l'ultimo pezzo, mamma mia, guarda qua, figata pazzesca. Il nostro Stefanino sta già iniziando anche a pulire tutta la stanza. Qui abbiamo evitato di andare avanti perché bisogna capire esattamente dove va la porta e quindi fargli lo scalino di alluminio per arrivare a questo pavimento. Però direi che per adesso, mamma mia quanto stiamo andando bene. Citofono raga, mi sa che hanno suonato. Perché hanno suonato ve lo dico io. Mi sa che è arrivato Luca, l'elettricista, perché c'è una cosa molto molto importante che devo dirvi riguardo al capannone. Guardalo qua, dove è il mio elettricista preferito. Ciao Luke, andiamo. Sei pronto? Prontissimo. Allora, praticamente ho deciso di upgradeare tutto l'impianto di sicurezza dell'intero stabile, dell'intero capannone, perché già un po' di tempo fa mi aveva cambiato l'antifurto e mi ha messo questo qua nuovo della Inim. Adesso, dato che mi ha detto che fa anche le telecamere di sicurezza per il perimetro eccetera, voglio far diventare questo posto qua Fort Knox, raga. Cioè neanche la NASA deve avere tutte le telecamere che metto io, capito? Ad esempio Luke, quel cosino là, cos'è quello schifo lì? Posso tenere quella merda lì? Assolutamente no. Lo aggiorniamo e ci mettiamo una bella telecamera. Abbiamo quindi fatto un sopralluogo di tutto lo stabile, sia esterno che interno, per verificare ogni punto da mettere in sicurezza. Il risultato finale sono 14 telecamere sparse dappertutto e una decina di sensori di movimento. Vi ho fatto anche una bella mappa 3D per capire bene cosa intendo. Allora, la primissima è chiaramente all'entrata del capannone, che inquadra tutto il piazzale, e probabilmente quella sarà panoramica, poi vi farò vedere di cosa si tratta. Si percorre poi la discesa verso il basso, lì ce ne saranno altre due. Una
che punta ai portoni e l'altra che punta alla rampa. Ruotando poi attorno allo stabile troviamo la palazzina degli uffici, dove ce ne saranno altre 1, 2, 3 che inquadrano rispettivamente ogni parte del giardino, compreso il garage che ho dall'altra parte. Lato strada davanti al capannone ancora un'altra che inquadra l'entrata della palazzina, e queste sono solo quelle esterne, signori. Entrando poi dentro nel capannone abbiamo subito una in alto che inquadra l'ingresso, una dalla parte opposta che inquadra il portone, e quella, attenzione, è termica, e una sopra il soppalco, perché ricordiamoci devo sistemare anche quella zona lì. Entrando poi negli uffici che stiamo costruendo ce ne sarà una anche lì termica, perché attenzione, in quella stanza metterò anche il nebbiogeno, un'altra nello stanzino di fianco dove ci sarà probabilmente tutta la centrale con i monitor per capire esattamente cosa sta succedendo attorno a me, una nell'appartamento di sopra e infine una nel garage. Anche questa qua è una telecamera speciale perché è night view, anche con zero illuminazione si vedrà benissimo. Ci sarà un sacco di lavoro da fare, ma tanto se ne occuperà Luca. Io adesso vado al brico a comprare le porte, perché nei Molteni Studios non si sta fermi, si continua a lavorare come dei cavalli. Ho quindi preso le chiavi, tirato sul furgone, e una volta al negozio l'ho più economica in esposizione da 90 euro era proprio scarsa. Non lo so. Ho così continuato il giro, alcune avevano dei disegni strani, altre troppo lisce, ma piano piano, corridoio dopo corridoio, ho trovato quella giusta. Oh, eccola qua, 247 euro. Questa qua ci potrebbe stare, non è liscia, c'ha l'effetto legno, un po' di striature, 1000 euro di porte, perché devo prenderne 4. Carissimo, sei tu il ragazzo delle porte? Sì. Io c'ho 89 per 215. Allora la porta d'80 va benissimo. E dopo 1 migliaio di euro di porte ho scelto anche le maniglie da montarci sopra. Pagato in cassa, ritirato tutto in un magazzino lì vicino e scaricato il materiale nel mio capannone. Mamma mia quanto è comodo avere di nuovo il furgone. Nella spesa di ieri, raga, non vi ho fatto vedere i battiscopa che abbiamo comprato. Anche questi qua full white con striature in combinazione con la porta, così abbiamo le cose fatte bene. E per tutti loro altri 350 euro spesi. Molto bene. Sto iniziando a spendere un po' tanto per i miei progetti. Per fortuna che guadagno qualche soldo extra con il mio account di Trade Republic. Non avete Trade Republic? Ma siete impazziti! Tra l'altro questo mese qua di marzo c'è una super promo con il link che vi lascio in descrizione. Se scaricate l'app e aprite un account completamente gratuito avrete 20 euro bonus in omaggio in ETF. Sono pochissimi i passaggi da fare. Allora, scaricate l'app di Trade Republic dal link in descrizione. Caricate 100 euro sul vostro account. Effettuare almeno 3 investimenti da anche solo 1 euro nell'arco di 21 giorni. Fatto questo, il bonus verrà accreditato direttamente nella sezione investimenti dell'app. Facilissimo. E attenzione raga, il bonus è limitato a 1 mese e soltanto per i primi 1000 utenti. Quindi mi raccomando, prima lo fate, più avete la possibilità di ottenerlo. E sarà un bel casino da montare, Kit coprifilo, telai opposti e viti. Vediamo se riusciamo. Chiaramente raga, al di là del bonus, una delle funzioni che utilizzo di più su Trade Republic e che tra l'altro è una di quelle principali è il conto deposito. Praticamente i soldi che hai depositato sul tuo conto di Trade Republic con, tra parentesi, IBAN italiano, senza vincolarli, senza investirli, senza nessun limite, soldi completamente liquidi, ti generano il 2% lordo annuale, soltanto perché li avete sulla vostra banca. Loro, per il semplice fatto che sono lì, salgono del 2% lordo annuale. Ma è bellissimo. Guardate in tutto il 2025 quanti soldi ho fatto io solo per questa cosa. Tutto in automatico, io non faccio assolutamente niente. Tra l'altro le tasse che dovete pagare sugli interessi che vengono generati le pagano direttamente loro per te, perché tutto quanto è sotto regime amministrato. Quindi non dovete chiamare il commercialista, andare dal CAF, fare tutti quei cavolo di calcoli con gli F24 e casini vari. Poi ogni mese, perché i soldi vengono caricati mensilmente, ricevete il netto. Bellissimo. Al conto c'è abbinata anche una carta di debito virtuale completamente gratuita che vi serve per andare a comprare le vostre cose. Io ad esempio ho fatto questa qua a specchio, che vabbè 50 euro una tantum, però madonna mia che bella. Vi lascio nuovamente il link in descrizione e entro marzo c'è addirittura quel 20 euro bonus in ETF. Mi raccomando, non perdete l'occasione. Io adesso inizio a montare le porte. Allora signori, questa qua è la primissima volta in 18 anni che monto una porta. Scherzo raga, non ho 18 anni, per 2. Quindi fate bravi nei commenti. Primissima cosa da fare, fissare le 2 cerniere. Andiamo. Allora, la prima qua e la seconda in fondo. Ok, fatto. Passaggio numero 2, assemblare il telaio. E attenzione raga, questa fase è cruciale perché in base a come si girano i legni ci sarà poi l'apertura della porta, da sinistra verso destra o da destra verso sinistra. Dopodiché ho fissato delle squadrette all'esterno dei montanti, 3 da una parte e 3 dall'altra. Soluzione geniale, così non devo usare gli spessori che ho tenuto da parte quando ho smontato le porte vecchie. Una volta assemblato è arrivato il momento di fissarlo al muro e qui è sorto un problema. Devo fare almeno un'altra striscia di parquet, altrimenti la porta non
non appoggia su nulla. Esattamente in questo spazio qua. Bam. Che due palle. Con l'aiuto di Stefanino abbiamo quindi buttato giù ancora un po' di pavimento e finalmente inserito il telaio nella fessura del muro. Vabbè, ti dirò, signori. In posizione e in posizione. Adesso con la bolla le piastre sono all'interno dello stanzino, abitiamo tutto e che Dio ce la mandi buona. Telaio messo in bolla grazie sia alla livella Milwaukee che alla mia faccia da papera. Madonna mia, sei in bolla. Guarda qua com'è precisa. Mamma mia. Geometra Molteni sono. Dopodiché ho ripetuto la stessa identica cosa sul lato opposto. Il prossimo passaggio sarebbe mettere i profili attorno alla struttura, però io metterò prima la porta perché voglio controllare che sia tutto giusto, dato che è la prima nella vita che faccio. Quanto è carina! L'ho quindi alzata, girata al contrario dato che il buco della maniglia era sotto, portata dentro lo stanzino, agganciata alle cerniere e prova finale per testarne il funzionamento. Non ci credo! Minchia, perfetta, raga! Vabbè, dai, una minchiata a mettere le porte, scusa. È strafacile. Anche da dentro, guardate che bella precisa che è. Tac, qui c'è la serratura, e si chiude proprio bene. Preciso. E niente, signori, quindi per concludere sta benedetta porta ho poi inserito la contropiastra nel buco, maniglia nel foro superiore e copri serratura appena sotto. Tutto quanto era pronto per il famoso test finale. Funzionerà la porta? 3, 2, 1... Va bene, questa qui tra l'altro non è una serratura di quelle normali perché quando tu giri una maniglia non c'è il pirolino che va avanti e indietro perché questo è un magnete. Praticamente quando avvicini la porta scatta da solo, avete visto? E se giri la chiave, quindi per bloccarla, toglie il meccanismo della calamita. Se invece noi la rigiriamo, torna com'era. E perfetto raga, adesso continuiamo con le altre due. Poi alla fine mettiamo tutti i profili. Qualche giorno dopo è arrivato un bancale pieno di telecamere e accessori INIM al valore di circa 10.000 euro, dove c'erano dentro sensori di movimento, camere grosse, camere piccole, esterne, interne, panoramiche con lettura targhe, nebbiogeno, ricariche e un sacco di altra roba, compreso l'NVR dove vengono registrati i filmati. Nel frattempo il nostro Luca sta continuando a tirare tutti i cavi, a cablare tutto. Eccolo qui. Ah, mamma mia, mi stai riempiendo tutto di fili, Ah, quindi ci ha messo uno in ufficio, ok? Cos'è questo? Sì, qua andrà sostituito per una telecamera termica che avrai il nebbiogeno installato all'interno dell'ufficio. Quindi praticamente tutti i cavi del capannone arrivano dentro questa stanza qui. Arrivano tutti qua. Ok, perfetto. Vi dico la verità, ero indeciso se fare o no lo stanzino in questo video, però direi che arrivati a questo punto conviene. Almeno Luca lavora meglio e io finisco il parquet. Ho quindi svuotato l'intera stanza da tutte quelle cose che vorrei buttare perché inutili, ma che poi alla fine tengo perché non si sa mai, e tolto anche tutti i battiscopa che tanto andranno sostituiti. Pulito e liberato dalla polvere le piastrelle e portato qualche pacco di SPC. E quindi iniziamo, pronti partenza, via. Come vedete le prime due strisce di parquet sono andate via belle tranquille, ma poi ho dovuto alzare l'intero rack con 4 pezzi di legno e posare le lastre sotto. Un lavoro un po' del cavolo, ma dobbiamo arrangiarci come si può. Ho continuato così per l'intera stanza e dopo circa un'oretta e mezza ho completato questi ultimi 12 metri quadri. Guardate che carino che è venuto lo stanzino. Ho poi recuperato una mini scrivania con sedia e monitor per la stanza Security Room, dove Luca sta impostando tutto l'impianto di videosorveglianza. Anzi, andiamo a vedere a che punto è, che sono curioso. Cazzo, allora eccola qua la nostra Luca. Allora, come siamo qua con le telecamere? Cazzo, come si vedono bene te? Porco dia, di questo qua nero qui cos'è? È la zona privacy. La zona privacy che sarebbe? Ah, per non guardare i posti pubblici anche vicini. Ok, perfetto. Minchia, ma perché non facciamo un'intrusione di prova al volo? Abbiamo quindi provato a mandare Stefanino a scavalcare il cancello per vedere il funzionamento, togliendo anche un secondo la privacy per guardare meglio. Ah, queste qua sono le righe blu che appena le sorpassa scatta, giusto? Esattamente. Infatti appena ho oltrepassato la recinzione mi è arrivata la notifica sul cielo. C'è anche il quadratino rosso, è arrivata la notifica. Ma scusate, ma è la stessa app dove c'ho l'antifurto che mi avevi messo un anno fa? Sì. Al momento ti arriveranno solo le notifiche e poi successivamente andrà collegata all'antifurto. Ah, quindi mi puoi far anche suonare tutto? Perfettissimo, bello, mi piace. Chiaramente adesso è entrato Stefano, quindi le AI contenuta nella telecamera ha riconosciuto che è una persona, ma se entra un gatto, se entra un topo, un serpente, un rinoceronte, non scatta, perché c'è il riconoscimento persone, veicoli, animali, eccetera, eccetera. Cioè dipende dalle regole che si impostano, quindi tanta roba. Tra l'altro questa qua, non so se vedete, ma è 180 gradi.
gradi, infatti mi inquadra praticamente tutto il piazzale che è enorme, e poi tutte le telecamere che ne ha installato praticamente hanno delle luci di deterrenza, per uno scalacca pam si accende, che poi puoi anche usare come crepuscolare per illuminare il piazzale eccetera. Però tanta roba, perché di notte non vedi niente, pam si accendono le luci. La prossima invece voglio farvela vedere dal vivo. Nel garage il nostro Luke mi ha consigliato di mettere invece la Night View, che sarebbe quella lì sull'angolo, guardate che carina. Questa con zero luce riesce a far vedere l'intera stanza come se fosse giorno. E adesso facciamo una prova. Luke, spegni le lampadine, io faccio così con la mano, guardate quanto è buio, io non vedo niente, vedo sono trasfatte sul divano, vedo solo l'eclair. Luca non lo vedo più, è da qualche parte là, non lo so, ma sicuramente dalla telecamera mi vedete benissimo, e anche se vado in fondo mi vedete ancora, guarda, bellissimo. Riaccendi Luca perché non vedo niente. Perfetto, grazie. Quindi tanta roba, soprattutto per questo ambiente che è sempre senza luce. Nel capannone invece, attenzione signori, abbiamo installato, cioè ha installato, perché io non so fare un la telecamera termica, che oltre ad essere normale e riprendere come tutte le altre, rileva anche fonti di calore, fumo, fuoco. Perché ad esempio, mettiamo che decido di fare una limousine con dentro una pizzeria, cioè se il forno mi piglia fuoco e fa una fiammata alta qua, la bastardella che c'è su là mi avvisa, capito? E evito che mi bruci tutto il magazzino poi, dai. Tra l'altro attenzione, per i video può fare anche i time lapse, bellissimo, così non devo andare sulla nell'angolo a mettere una GoPro. Cioè guarda qua, ho appena aperto l'app, vedete la zona di calore sulla limousine dove ci sono quei due cosi lì rossi? Guardate, è perché tocca il sole, vedi? Quindi scalda questo pezzettino qua, la mira, e me lo fa vedere esattamente qui. Guardate qua, vedi? Io alzo la gamba, guarda, mamma mia come alzo la gamba bene. Ma limousine a parte, vi faccio vedere al volo le altre. Allora, praticamente lì me l'hanno messa una. Allora lì dov'è? Nell'angolino. Ci giriamo di qui e qua ce n'è un'altra. Andiamo da questa parte e qui c'è un'altra ancora. Appena sbuco di qui compare la panoramica sul palo che abbiamo visto prima. Sotto qua ne abbiamo altre due, una su là e una qui che ha anche lettura targhe, ma deve ancora finire di installarla, la vedremo prossimamente. Rientriamo in capannone e oltre alla termica che abbiamo appena guardato, ce n'è anche una sul soppalco, là così, eccoci qua. Una nell'ufficio, quello momentaneo. Abbiamo poi chiaramente questa qua dell'ufficio dove stiamo costruendo tutto. L'ultima qua nello stanzino, stanza server, secret room, tutte le varie cose. Luca sta ancora finendo tutto l'impianto. E attenzione, piccola anticipazione per i prossimi video, guardate su là, il nebbiogeno. Ma non lo vediamo adesso, lo vediamo in futuro. Vedrete che spettacolo. E arrivati a questo punto, direi che queste porte qua non sono ancora completate. Bisogna mettere tutti i profili. Pronti, partenza, via. Allora, tutta questa L qua penso che debba entrare nella fessura. Perfetto. E poi su là va tagliato. E questo qui, pam, una bella sega a mano. Sega. Eccola qua. Milwaukee c'ha come sempre tutto perfetto. Ok. Dopo circa 20 minuti ho tirato fuori questo disegno qua. Sarà giusto? Non lo so, è la prima volta che lo faccio. Allora vai dentro, tac, vediamo. Attenzione, perfetto. Adesso devo soltanto avvicinare questo qui tagliandolo anche lui. Però direi che il primo listello è giusto. E signori, ho completato finalmente i profili della prima porta. Guardate che carini che sono venuti. Bellissimo! Adesso con i legni rimanenti facciamo anche l'interno. Anzi, li appoggiamo soltanto qui, perché tutta questa stanza, come vi dicevo, va completamente rifatta. Questo vuol dire anche dipingere tutti i muri di bianco, e a sto punto non conviene mettere i profili. Tra l'altro tutto questo rack qui devo cambiarlo, prenderne uno più piccolo perché questo qua è rotto. Lo pendiamo sopra là e qui, come vi dicevo, ci sarà l'angolo security room, dove avremo un centro di controllo perfetto che neanche la NASA, raga. L'NVR sarà chiuso dentro il rack a chiave, e qualora qualcuno dovesse entrare nella finestra e fottermi tutto, se pensa anche solo minimamente di portarmi via le registrazioni, non ce la farà, perché tutto viene salvato in diretta sui server INIM, in cui posso vedere i filmati soltanto io, oppure chi autorizzo io, e non un operatore qualsiasi come altre case. Attenzione signori. Ma a parte questo, server situati nella comunità europea, garantendo i più alti standard di sicurezza e conservazione dei dati. Detto in parole povere, raga, sono in una botte di ferro. Con queste ultime parole direi che siamo arrivati alla fine. Ci vediamo al prossimo video, dove continuiamo tutti gli uffici. Madonna mia, raga, sto lavoro qua non finisce più. Ciao a tutti. Oh, mi sono perso!